Ciao a tutti e benvenuti in Scenes and Scents, il format in cui trasformiamo i profumi in immagini. La trasformazione olfattivo-visiva di oggi parte da due domande fondamentali, che sono: se dovessi dipingere questo profumo con una pennellata di colore, quale colore sceglieresti? E due, quale texture associeresti a questo profumo? Oggi, rispondendo a queste due domande, vi presento la top 3 dei miei profumi Lattafa preferiti, dal numero 3 fino al numero 1. Andiamo! Al terzo posto abbiamo Angam di Lattafa. Angam è un orientale vanigliato noto dupe di Burberry Goddess ed è un piaccione che sa di essere piaccione e ci sguazza alla grande. Per quanto riguarda le note, abbiamo in testa zenzero, pepe rosa e mandarino. Nel cuore lavanda, pralina, cacao e gelsomino e nel fondo vaniglia, ambra e muschio. Per me zenzero e pepe rosa fanno aprire questo profumo con una scossa fresca e leggermente piccante, però a mio parere qua è l'ambra che fa il lavoro grosso, ovvero quello di scaldare il blend dal basso e arrotondare molto la vaniglia. La lavanda, diciamo qui, è il filo sottile che tiene un po' tutto in equilibrio, senza farsi sentire troppo, ma salvando quello che potrebbe essere un vaniglione dolcione da una certa banalità. Rispetto all'originale di Burberry, io lo sento più cremoso, più vanigliato, sento la lavanda in questo profumo un po' più ingentilita, più delicata rispetto all'originale, che al mio naso è un po' più scratchy, è un po' più graffiante. Lo riassumerei in una freschezza dolce, lievemente pepata. Per quanto riguarda il colore di Angam, per me è una sorta di champagne dorato. Lo trovo comunque un profumo luminoso, lo trovo un profumo comunque felice, adatto a tutti i giorni. E per quanto riguarda la texture, per me questo profumo è un raso lievemente increspato, nel senso che ha una sua liscezza, ma ha appunto anche un'increspatura data da questa punta aromatica e lievemente speziata. Al secondo posto devo mettere Nebras di Lattafa. Lui è un dupe di Eilish, di Billie Eilish, il primo uscito, quello col testone dorato, per capirci. E non ho mai fatto un polso a polso tra i due, però sinceramente così a memoria non ho mai sentito delle notevoli differenze tra i due, li trovo piuttosto simili. In Nebras abbiamo in testa bacche rosse e mandarino, nel cuore vaniglia, rosa e cacao e nel fondo zucchero, fava tonka, ambra e muschio. Io sento Nebras come una spolverata di zucchero a velo, dolcissimo ma allo stesso tempo delicato. Personalmente io non sento granché questa apertura fruttata. Se c'è cioccolato, e qui c'è, è un cioccolato che io sento come molto 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 rotondo e molto al latte. E poi per me c'è sento come una sberla di vanillina che ricorda quando metti i dolci in forno, cominciano a cucinarsi e ti profumano tutta casa. Io ipotizzo che la fava tonka contribuisca a dare a questo profumo una dolcezza polverosa e quasi impalpabile, più calda dello zucchero e meno grassa della vaniglia. Il muschio è come se facesse da base silenziosa e arrotondasse, ammorbidisse il profumo, mantenendolo soffice e arioso. Per me Nebras riesce nel piccolo miracolo di essere un profumo dolcissimo eppure a risultare non stucchevole. È un profumo senza una grande evoluzione, non urlerei al capolavoro, però è un comfort scent, è proprio quel profumo che ti fa stare bene, una coccola fantastica. È il profumo che ho bisogno di avere nei miei sciarponi invernali. Per dire, se dovessi dipingerlo con un colore, dipingerei Nebras con un bianco zucchero a velo, un colore che battezzo io oggi con voi. La texture di Nebras per me è cotone, proprio il cotone idrofilo, quindi ha quella sofficezza di una nuvola. Sofficezza? Sofficità, non so parlare italiano. Bene, accantoniamo la dolcezza di Nebras e ci prepariamo a entrare in tutt'altra atmosfera con il numero 1 della collezione Lattafa. Medaglia d'oro dei miei profumi Lattafa è Liam, quello grigio, ce n'è anche uno blu se non erro. Anche lui dupe di Gris Charnel di BDK. Per quanto riguarda le note di Liam, in testa abbiamo cardamomo, fico e tenero. Nel cuore iris, vetiver e labdano. Nel fondo vaniglia, sandalo, patchouli e fava tonka.
Il cardamomo in apertura per me è un po' la firma di questo profumo, si sente veramente tanto, lo rende insieme al tè nero speziato, aromatico, leggermente resinoso. Diciamo che porta subito in un'atmosfera intima e nordica. In un certo senso. Il vetiver aggiunge una radice terrosa e lievemente affumicata che si intreccia con un iris polveroso che ammorbidisce e rende tutto molto molto gentile. Il patchouli nel fondo non lo sento moltissimo, ma credo contribuisca a dare una profondità al profumo. Liam per me è come guardare fuori dalla finestra in una giornata autunnale un po' nebbiosa e un po' malinconica, con addosso un maglione di lana e sorseggiando un tè nero al cardamomo. Ha un... Ha un'aura, a mio parere, lievemente malinconica, tra i tre è quello più assolutamente unisex. Avrei voluto sentire un po' di più il fico, non lo sento moltissimo, io adoro la nota del fico, però boh, non so, per me questo è un profumo che ho pagato, ho trovato in offerta a 22 euro per il costo che ha. A mio parere vale la pena. Non è per tutti, se piacciono i dolcioni, femminiloni, eccetera, no, assolutamente no. A me questi profumi unisex piacciono di più invece e quindi per me è proprio un acquisto azzeccatissimo e non mancherà mai nella mia collezione. Per quanto riguarda il colore di Liam in una pennellata, per me Liam è un grigio salvia e ha un'anima, se possibile, statemi dietro, concedetemelo, verde nebbia. La texture di Liam per me resta quella del maglione di lana, per me è proprio lana. È morbido, è soffice, è cozy. Ci siamo, bene. Tre Lattaffa, tre universi diversi. Universi diversi. Dicevo, tre Lattaffa, tre mondi diversi. Angam per quando vuoi buttarti sul comfort elegante e femminile, quello dove non sbagli mai. Nebras per le giornate in cui hai bisogno di coccole e di dolcezza e di comfort. E Liam per quelle giornate in cui scompari nel tuo maglione di lana e ti godi un momento di pace e di meravigliosa solitudine. Se tu li conosci e hai delle opinioni diverse riguardo ai colori o alle texture di questi profumi, scrivimelo pure nei commenti, sono curiosa. È sempre bello vedere come le altre persone percepiscono i profumi. Se ti piace esplorare insieme i profumi tramite linguaggi visivi di vario genere, che spaziano dal cinema all'arte ma anche uditivi e quindi alla musica, ci arriveremo, allora ti invito a iscriverti al canale perché in Scenes and Sense facciamo proprio questo. Partiamo da una evocazione olfattiva e la esplodiamo in universi visivi di vario genere. E basta, ti ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo molto presto, se vorrai, su questi schermi, su questo schermo. Uno. E basta, grazie mille, alla prossima. Ciao a tutti.